Ragazzi, sono così emozionato che mi mancano quasi le parole. In questo pacco c'è il sogno di ogni vero videogiocatore. Di cosa si tratta? Beh, qui dentro c'è lo Steam Deck. L'ho ordinato lo scorso luglio, sono stato tra i primi in Italia a riceverlo e sono davvero felicissimo. Forse a buona parte di voi questo nome Steam Deck non dirà nulla, in realtà si tratta di una sorta di PC portatile fatto a console che rivoluziona un po' il modo di giocare come l'abbiamo concepito fino ad oggi. Quindi, per farvi capire di cosa si tratta, passiamo subito all'unboxing, un primo sguardo e poi voglio studiarmelo per bene, perché questo prodotto è davvero tanta roba. Lui arriva direttamente dagli Stati Uniti. La confezione, ve lo dico già, è molto minimal, in semplice cartone riciclato. Abbiamo dei simpatici loghi nella parte superiore, ma quello che ci interessa è tutto all'interno. Quindi apriamo subito lo Steam Deck. Voilà ragazzi, qui sopra abbiamo un po' di luoghi che ci vengono consigliati per, perdonatemi, sono davvero emozionato, in cui giocare con questo PC / console, non so nemmeno io come definirlo. Ad esempio sulla ruota panoramica, sulla luna, molto molto simpatico. Poi accedendo alla parte più interessante troviamo questo manuale rapido che ci dice sostanzialmente metti in carica lo Steam Deck e accendilo per il primo utilizzo, e che ci sono due menu. Si accede con i due tasti separati e già potete farvi un'idea dell'estetica di questa console PC. Abbiamo questa scatoletta in cui troveremo l'alimentatore, scopriamo insieme se è provvisto di presa italiana per il nostro mercato oppure no. Ok, arriva con la presa italiana e questa è una notizia ottima. USB-C 45 watt e qui dentro abbiamo lo Steam Deck vero e proprio. Andiamo ad aprirlo senza distruggere nulla. Ok, l'abbiamo liberato. Allora ragazzi, questa è la versione base e vi spiegherò tra un istante cosa cambia tra le varie versioni, ma nonostante sia la versione base arriva con il suo astuccio per trasportarlo con tanto di maniglia sia nella parte superiore sia questa fascia elastica qui dietro. Per aprirlo invece dobbiamo liberarlo da questo gancio marchiato Valve, ovvero il nome dell'azienda di Steam. Voilà. Wow. La mia prima reazione è wow, è enorme ragazzi. Ora vediamolo un istante in mano. Bellissima. Davvero davvero bellissima ragazzi. Questa è la Steam Deck, un design molto industriale, un po' come il logo della Valve, quindi ci sta tutto. Abbiamo due stick analogici intanto che sono intercambiabili facilmente anche da noi in caso dovessero rompersi, consumarsi, quindi tanta roba. Magari farò un video in cui l'apriamo insieme, proviamo a modificare delle parti, ho già delle idee in mente. Possono essere cliccati. Come stick mi sembrano davvero eccellenti. Magari questo PC potremmo paragonarlo un po' grosso modo alla Nintendo Switch, perché il design è simile, ma sulla Switch abbiamo degli stick molto piccoli. Questi invece sono molto più simili a quelli della Xbox e sono davvero ottimi. La croce direzionale posta qui in alto a sinistra, che può sembrare scomodo avere tutto qui in alto, ma in realtà è molto comodo perché è tutto a portata di pollici, come possiamo vedere, quindi si switcha tra analogici e tasti e croce in un istante, quindi molto molto comodo. I tasti A, B, Y, X sono tutti ben distanziati. Mi sembra comunque ergonomicamente molto molto ben fatta. Inoltre sotto gli analogici abbiamo questi due piccoli pad che sono
una sorta di touchpad simile a quello che troviamo sui computer portatili. Anche questa è un'idea carina, magari quando giochiamo dei titoli che richiedono maggiore precisione come degli strategici, dei manageriali. Qui in basso abbiamo il tasto per richiamare i menu Steam e questo qui sulla destra, poi scopriremo insieme come funzionano. Comunque vediamo che altro abbiamo nella confezione, perché ragazzi sono così emozionato che non ve l'ho detto. Abbiamo solo una fascetta e nient'altro, non c'è nessun alloggiamento. Ok, molto semplice, però considerando che è in omaggio insieme alla console ci sta. In alto troviamo i due dorsali e i griglietti. I griglietti sono fantastici ragazzi, hanno un feedback davvero eccellente. R2, L2, L1, R1. Qui dietro invece abbiamo R4, R5, L4 e L5. Sono tasti completamente personalizzabili e si dovrebbero utilizzare con mignolo e anulare in questa maniera, e magari per chi ha mani molto grandi come le mie può essere comodo, per chi ha mani più piccole potrebbe essere un po' scomodo raggiungere questi tasti, ma credo sia anche qui tutta una questione di abitudine. Troviamo poi nella parte alta il regolatore del volume meno e più, l'ingresso jack per le cuffie, una griglia di areazione, in quanto qui dentro abbiamo un hardware degno di un PC di fascia medio-alta, una USB Type-C che può essere utilizzata anche collegata a un hub USB per ampliare le periferiche, o può essere collegata a un monitor esterno per visualizzare i nostri contenuti, videogiochi, quello che è, su un secondo monitor. Tasto di accensione, qui abbiamo un LED, nella parte inferiore invece troviamo unicamente l'ingresso per micro SD. Questo Steam Deck supporta micro SD ad alta velocità perché possiamo archiviarci anche dei giochi e giocarli da lì. Qui dietro invece abbiamo un'altra griglia di areazione, il logo Valve, i tasti che vi ho mostrato e sostanzialmente nient'altro. Design molto, ve l'ho detto, industriale, moderno, pulito, mi piace. Non abbiamo dei LED luccicanti in giro per la periferica, però mi sembra molto funzionale. Come consigliato dal manuale, mettiamola subito in carica. Ecco, il LED si è acceso e proviamo ad accendere la Steam Deck. Tra l'altro noto che ci sono anche una serie di microfoni sparsi un po' su tutta la macchina, e anche i due speaker audio di cui parlano molto bene. Il display è un 7 pollici touch a 10 punti ed ecco che si sta avviando per la prima volta la Steam Deck. Il feedback su questi pad è stranissimo, è un feedback aptico, penso si chiami, cioè quando spostiamo il dito sentiamo una sorta di vibrazione esattamente sul punto in cui abbiamo il pollice, nel mio caso, molto particolare. Mentre la Steam Deck si avvia per la prima volta, quindi la prima installazione, parliamo un attimo di specifiche tecniche che poi andremo ad approfondire nella videorecensione vera e propria. Innanzitutto, come vi ho detto, ecco il logo di Steam, abbiamo un display da 7 pollici, 1280x800 pixel, quindi non Full HD, perché? Per preservare innanzitutto la durata della batteria e per permetterci di aumentare le impostazioni grafiche della console senza inficiare troppo sull'hardware, che può comunque contare su un eccellente CPU AMD Zen 2 4 core fino ai 3.5 GHz, coadiuvata da GPU RDNA 2, 16 GB di memoria RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di SSD, oltre a Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual band, ingresso micro SD, cioè abbiamo davvero di tutto. Andiamo a impostare la lingua italiana, come vedete il display è touch, quindi possiamo muoverci tranquillamente con il nostro ditino italiano, oppure possiamo utilizzare il nostro, cioè gli stick e i tasti. Ora possiamo già connetterci a una rete wifi. Vediamo, proviamo a connetterci subito, anche se qui la wifi è molto ostica perché sono in un bunker, però ne approfittiamo per verificare la potenza della wifi. Ok, touch, comunque molto reattivo, funziona bene. Perfetto, ci siamo connessi senza particolari problemi. Stiamo ricercando aggiornamenti, installando roba varia, quindi ok ragazzi, ci sarà
da attendere un po'. Bene ragazzi, mentre lei scarica e aggiorna tutte le sue cose, vi parlo di questo progetto. Vi dico cos'è nel dettaglio la Steam Deck. Innanzitutto Steam è la più grande piattaforma digitale di videogiochi per quanto riguarda il mondo del computer, ma in realtà il suo catalogo è sconfinato tra giochi vecchi e nuovi, abbraccia il 99% del mercato moderno dei videogiochi. Per farvi un esempio, troviamo God of War, Elden Ring e tutti i giochi più recenti. Valve, l'azienda dietro Steam, è americana e viene ricordata per giochi che probabilmente hanno fatto la storia di alcuni noi vecchi videogiocatori come Half-Life ad esempio, e questa è la loro prima console / PC ibrida, quindi è un progetto molto interessante, talmente interessante che io l'ho preordinata quando sono iniziate i preordini a inizio luglio circa e sono stato tra i primi a riceverla, ma chi l'ha ordinata ad esempio ad agosto-settembre la riceverà nel secondo, terzo quadrimestre del 2022. Si parla di code di attesa davvero lunghissime per potersi portare a casa questo, secondo me, gioiellino che, ok, è pensato per i videogiochi, ma in realtà è un PC in miniatura molto potente, come avete capito dalle specifiche tecniche. Potete installarci, oltre ai videogiochi da piattaforma Steam, qualsiasi tipo di programma o comunque anche piattaforme esterne. Potete scaricarci Firefox, Telegram, programmi di editing video, qualsiasi cosa. Potete collegarla anche ad un monitor esterno e usarla in mobilità. Ovviamente non è tascabile, è molto grande, però sono davvero curioso di testarla sia con i videogiochi sia con il software. E vi parlo anche di prezzi, in quanto è disponibile in 3 versioni che partono dai 419 euro per la versione da 64 GB, passando per 549 euro per la versione da 256 GB di SSD e 579, fatemi controllare, perdonatemi, 679 euro per la versione top di gamma con 512 GB di SSD. Questa che versione è? È la versione base da 64 GB, in quanto l'SSD può essere montato anche da noi. Ci basterà rimuovere 4 viti, aprire il case come fosse un computer e aggiungere l'SSD. Voglio realizzare proprio una videoguida in cui vi mostro come effettuare questo piccolo upgrade appena mi arriverà l'SSD ordinato da Amazon. Voglio fare anche tanti altri video su questo prodotto tecnologico che, a parer mio, può essere molto interessante per tutti gli amanti, oltre che dei videogiochi, ma anche della tecnologia, per chi vuole portarsi a casa un PC compatto, portatile, molto potente, per un prezzo di poco superiore ai 400 euro. Secondo me con questo possiamo anche montarci dei video, è una cosa che proverò a fare nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece le sue prestazioni vere e proprie nel gaming, riesce a far girare senza nessun problema in mobilità giochi pesantissimi del calibro di GTA 5, Red Dead Redemption 2, Elden Ring e così via, quindi tantissima roba. In più abbiamo la comodità della libreria Steam, ovunque noi ci troviamo possiamo scaricare i nostri giochi in digitale e i prezzi su Steam, per chi non ha mai provato, sono davvero super convenienti. Con pochi euro si acquistano diversi giochi anche molto recenti. Quindi ragazzi, per ora questo è tutto dallo Steam Deck, un unboxing, un primo sguardo. Io nei prossimi giorni installerò software, videogiochi, farò delle modifiche e vi porterò tutti questi contenuti qui sul canale. Quindi se siete interessati a questa macchina, beh, iscrivetevi subito qui sul mio canale YouTube per non perdervi i miei video. Invece, se volete acquistarla, per ora è solo prenotabile, vi metto comunque il link per prenotarla e vi lascerò il link per acquistarla quando sarà disponibile, quando i preordini saranno smaltiti. Beh, vi lascerò tutti i link nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video, quindi entrateci subito per non perdervi sia i video in cui vedremo questa console / PC portatile, sia le offerte e i coupon dedicati a questa bellissima macchina. Bene, detto questo ragazzi, ora voglio sapere la vostra opinione su questo esperimento. Non è il primo di questo tipo che vedo, ma è il primo esperimento di questo tipo portato avanti da un'azienda molto importante come Valve. Voi trovate che sia un progetto interessante oppure no? La possibilità di poter giocare e anche lavorare con un PC
portatile in stile console molto potente come questo, in totale mobilità, quindi vi stuzzica oppure no? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti, amici, dite la vostra lasciando un bel commento e per qualsiasi dubbio non esitate nel chiedere. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. Io sono davvero euforico, vi saluto, torno alla mia Steam Deck se termina di scaricare gli aggiornamenti, qui la connessione è un po' lenta, e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!